Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, ci approcciamo a fare le consuete previsioni energetiche settimanali per la settimana che va dal 9 al 15 dicembre. Ragazze mie e ragazzi, io vi voglio fare un annuncio. No, non è successo niente. E sto ricevendo tantissime mail per le consulenze, tante, 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 come se si fosse aperta una voragine. Allora, il mio stato di salute è buono in questi giorni, non è come sono solita esserlo perché c'è una, diciamo, come lo direbbero gli dei, c'è un fuoco dentro di me che sta lavorando. Questo fuoco si materializza sul termometro con un fisso 37,4 che la mattina scende a 36,5 e poi si alza durante la giornata a 37,4 fisso. Questo dura da una settimana, 8 giorni. Quindi abbiamo avuto la cervicale, la, la bronchite, la tosse. Non era bronchite, è comunque una tosse di quelle fortissime che sta passando e questa no, è un'infiammazione, è un fuoco. Utilizziamo i nostri termini trascendenti. Mi sto affidando completamente con il rito della cura, facendo le mie cure, affido il mio potere di controllo, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 7 della malattia, affido il mio potere di voler esercitare un controllo, l'ardire della mia mente di voler esercitare un controllo, lo affido agli dei, lo affido agli dei, affinché possa essere all'altezza di questa situazione. Quindi perché vi dico questo? Perché energeticamente sono in grado di fare alcune cose e quindi non riesco a fare consulenza. Perlomeno quello che mi ero prefisse le sto facendo centellinate. E quindi energeticamente ho un range di forza, di energia per poter dedicare al collettivo. Perché sto facendo i segni zodiacali del 2025, ragazze mie, che sono è un grande regalo per la comunità, circa 1 ora e 20 a video, a segno zodiacale. E quindi mi sto prefiggendo di farne uno al giorno, perché sono tutte le 12 case astrologiche per ogni segno zodiacale. Lavorone! Ma non posso esimermi. Cioè, laddove io vedo delle dinamiche di superamento di un karma, sono una terapeuta, non posso esimermi da non darvi, da alzare il problema, non sollevare il problema e non darvi la soluzione, no? E quindi sto facendo questi segni zodiacali bellissimi, bellissimi, ripeto, tutte le 12 case astrologiche. La prima casa, la casa del Dio interiore, dell'ascendente, seconda casa, economia e il valore, terza casa, la casa dei viaggi brevi, degli interessi personali, degli studi, del tuo intorno. Quarta casa, la casa e della famiglia. Quinta casa, la creatività, i figli, il modo di educare i figli, la gioia di vivere. Sesta casa, la casa della salute e del lavoro. Settima casa, la casa dell'amore, delle relazioni. Ottava casa, la morte e la rinascita, l'occulto, l'inconscio, la sessualità, i tabù. La nona casa, i viaggi lunghi, gli studi superiori, le credenze, la fede. La decima casa, la casa del successo, della carriera, l'undicesima, quella delle amicizie e anche delle cause comuni, e la dodicesima casa, il karma, l'occulto, quello che non ti vedi arrivare. Quindi è un lavoro importante, è come se fosse una consulenza individuale, perché è 1 ora e 20 circa a video. È 1 ora e 20 circa a video. Quindi io vorrei essere un ologramma per stare vicino a tutte voi. Ci sto lavorando. Non sono Buddha, ma aspiro ad esserlo. Ci sto lavorando. E credo che, essendo la malattia o comunque il dolore fisico la mia linea di illuminazione evolutiva, grazie al maestro del dolore, io mi rendo conto di avere sempre più questa resa e anche illuminazioni potentissime, grazie alla mia linea evolutiva del maestro del dolore. E quindi un po' di pazienza, ragazze mie, perché io sono qui sola, ma non sono sola, cioè siamo tutte unite in una grande famiglia
E come io vi ringrazio anche delle illuminazioni che mi state dicendo che avete avuto con il video Magia Pratica 9, anche lì Magia Pratica 9, dovete sapere, 37,4, con 37,4, tant'è che le persone che mi assistono, no? Mia madre, mio padre, Alessio, Chiara, insomma, che vengono a casa a portarmi delle cose, la frutta, la verdura, no? Dice, ma tu non dovevi stare a letto? E vabbè, ma comunque sto a casa. Cioè, comunque, hai fatto, mi ha detto Alessio l'altro giorno, hai fatto magia pratica 9. Stavi bruciando in faccia. E ho capito. E se mi è venuto, che devo fare? E l'ho fatto tra il letto e il divano. E che devo fare se mi è venuto? Quindi, vedete, della serie sto a casa, non mi muovo, va bene, però ecco, il mio lavoro, vedete, non è la causa, è la missione. Quello che mi arriva non è distinto e separato da quello che poi vi trasmetto. Se quello che vi trasmetto è basato sull'esperienza personale, se mi viene di farvi magia pratica 9 e sto con la febbre, ma io lo devo fare. Cioè, se ho la forza, mi sento come se ho la forza, evidentemente quel fuoco era il fuoco di magia pratica 9 in quel momento. Siamo un organismo unico e quello che vi ho detto in quel video sul Dio ignoto, il Dio ignoto, sono tutti concetti che io avevo appreso tanti anni fa. Tutti gli studi che ho fatto mi hanno portato ad allargare queste sinapsi fin quando potessi poi raggiungere delle certe verità che mi funzionano, va bene? Tutti i grandi maestri che vi ho sempre nominato, chi è il maestro? Il maestro è colui che ha fatto la strada prima di te e ti dice quello che ha fatto. Se a te risuona, ti funziona, è il maestro. Quando vi parlavo di Steiner piuttosto che Leadbetter, Elena Blavatsky, oppure maestri moderni da Fabio, Selene, sono tutti quelli che vi ho menzionato nei libri che trovate nel post in community di questo canale, hanno proprio supportato la mia espressione in qualità della mia espressione unica e inequivocabile. Mm, e lo sciamanismo, come vogliamo chiamarlo anche approccio antico alle cose, il futuro antico, no? È quello che a cui i grandi postulati trascendenti tendono. Riportare Dio da lassù, dal cielo lontano dove l'hanno messo le religioni monoteiste, come il nostro cristianesimo, riportarlo giù, nel corpo, negli organi, nella natura. Perché tutto quello che viviamo, la mente separativa, la mente duale, è stata alimentata da questa separazione del Dio, perché, come vi ho detto nel video Magia Pratica 9, l'idea di Dio è un'idea dell'uomo. Essendo un'idea dell'uomo, come diceva Platone, la parola idea viene da eidola, che significa idea, dei, de, divinità. E siccome sono le nostre idee quelle che determinano come ci raccontiamo la realtà, ecco perché siamo la divinità incarnata. Ma non siamo divini separati dalla molteplicità della divinità che ci abita, no? Come vi ho spiegato in quel video lì. Non siamo distinti e separati, l'unica cosa che esiste è la relazione. Io non esisto senza tu che mi guardi e mi ascolti. E tu non esisti senza che io ti guardo e ti ascolto. Esiste solo unicamente la relazione. E quindi il concetto che esiste solo la pura relazione e non esiste distinto e separato, niente, è quello che ci fa tendere sempre di più a trascendere l'io, la dualità. E quindi a vedere le cose non distinte e separate da noi, le cose, gli eventi, le forze, le divinità, ma facenti parte di una relazione unica che si dà incessantemente l'uno con l'altra. E quindi i nostri dubbi, tutto quello che abbiamo, che viviamo rispetto ai dubbi che abbiamo su quello che viviamo, arriva da una mente separativa. Con la consapevolezza
ci rendiamo liberi. La consapevolezza della verità. Quindi questo Dio ignoto di cui parlo nel video Magia Pratica 9 è il Dio interiore. Per gli sciamani è lo sposo celeste o la sposa celeste. Per esempio, più modernamente, diciamo, l'angelo custode, lo spirito guida. È la stessa cosa, è il Dio intimo, quello che ti parla da dentro e che ti suggerisce la tua verità, che è unica e insindacabile. E quindi con questo Dio ignoto, Dio unico dentro di te, tu puoi vivere nel mondo assecondando la civiltà, ma non essere del mondo. E quindi, siccome l'idea di Dio è la grande idea delle idee, da cui poi tutte le altre idee nascono, e quindi come ti racconti la tua vita dipende da come tu vedi Dio, da qual è la tua idea di Dio. Se vedi un Dio punitivo, se vedi un Dio distante e punitivo, tu sarai sempre vittima. E il Dio che ci hanno predicato dall'esterno, il Dio onnipotente separato in un cielo lontano, è il Dio che diventa garante di tutta quella scala di valori che chiamiamo morale. La morale è la religione sociale. Ogni religione ha un aspetto sociale della governabilità e un aspetto esoterico, che è il vero aspetto religioso, bellissimo, stupendo. Tutte le religioni hanno un aspetto sociale e un aspetto esoterico. Quello esoterico di tutte le religioni è bellissimo e si accomuna tra tutte. Quindi, siccome la morale è la religione sociale, cos'è la religione sociale? Quindi è una grande morale. Con questa religione sociale, in cui il Dio è messo in un cielo lontano, tu non puoi appellarti a questo Dio, non puoi sindacarlo, perché non puoi sindacare la morale, non puoi opporti alla morale, sei vittima. Però siccome noi abbiamo la conoscenza che rende l'uomo libero, allora sapendo questo, che il Dio è intimo, è dentro l'uomo e le religioni animiste lo sanno bene, i popoli antichi lo sapevano bene, perché il Dio veramente è dentro l'uomo, è nella natura e tu sei natura, allora con questa consapevolezza tu puoi iniziarti a liberarti dalla gabbia del vittimismo morale, stare nella società ma non essere della società. Inizi a essere libero, questa è la vera libertà. Quindi con Plutone in Acquario, che è entrato e starà con noi per i prossimi 19 anni, questo è il postulato essenziale, riscendere Dio da dove l'hai messo, lontano, in un cielo lontano, a dentro di te. Noi facciamo esperienza di questa non dualità, no? Anche nella nostra scuola, nelle nostre vite. Però abbiamo nel subconscio radicate queste credenze, perché sono vecchie più di 2000 anni. Cioè, e quindi allenare la mente creativa, che viene chiamata manas superiore, Hillman diceva il pensiero del cuore, ehm, una mente trascendente che abbiamo tutti, va allenata. E come si allena? Vivendo tutta la tua quotidianità come un'esperienza puramente spirituale, cioè non separata dal divino. Facendo pratica su pratica, pratica su pratica, tu questa mente trascendente inizia a vibrare dentro di te e la tua conoscenza non sarà più una conoscenza concettuale, intellettuale, ma diventa una coscienza vibratoria. Cioè, Aurobindo diceva la conoscenza automatica, vibratoria. Quindi, ritornando alle consulenze, un po' di pazienza ragazze mie, siete tantissime, io vi ringrazio, è meraviglioso. Io mi auguro che con gli studi e con il lavoro che facciamo grazie alle nostre narrazioni e bellissime creazioni con i tarocchi, lo dico soprattutto per le ragazze che mi hanno chiesto la consulenza, possiate viaggiare insieme a me in questo pensiero trascendente,
come fanno tantissime nostre sorelle con le quali non ho mai fatto nessuna consulenza, che hanno avuto successi straordinari. Ci sono anche tutte le testimonianze, vi ho messo le testimonianze che mi sono ricordata di mettere in quella playlist, testimonianze di successo sempre nel canale, no? Perché la consapevolezza, la conoscenza che rende l'uomo libero e fa realizzare veramente miracoli. Quando senti che il divino ti ama in modo incondizionato, ne fai esperienza vivendo la tua vita come un'esperienza spirituale costante, tu riesci a sentire quello che dico, che non è una comprensione, ripeto, intellettuale, ma è una comprensione del cuore. E quindi io vi ringrazio dal profondo del mio cuore e della mia anima. E... è bellissimo, non posso manco dire che presto starò una bomba, perché sto già una bomba, nel senso vedo tutto come perfetto, quindi non riesco a vedere giusto o sbagliato, bene o male. Certo, mi è arrivato Ares, la mia rabbia l'altro giorno, quando continuavo a vedere 37,4. E allora quella rabbia mi è servita poi per far nascere Magia Pratica 9. Scusate un attimo. Scusatemi, come vi stavo dicendo appunto poc'anzi, vengono a portarmi arance, cavolfiori, carote, mele, per supportare il mio percorso evolutivo in questo momento. Ok, quindi, ragazze mie e ragazzi, allora, sì, che stavo dicendo? Non mi ricordo più. Va bene, ok. Iniziamo con le nostre previsioni energetiche settimanali. Non mi stavo ricordando che vi stavo dicendo. Ah, stavo parlando, dice quel fuoco mi è servito per Magia Pratica 9. E quella rabbia so che sto provando, come vi ho detto anche nel video come si fa, no? Ad includere la rabbia, che è una forza primordiale. La rabbia non è la mia rabbia, non è la tua rabbia, è una forza primordiale che mi attraversa e sta in me per darmi un potere. Allora come vi ho detto sempre nel video Magia Pratica 9, sto avendo a che fare con la forma adirata del Dio, come vi ho spiegato bene nel video Magia Pratica 9. Solo nella forma adirata del Dio noi possiamo avere accesso a dei poteri che l'umano normalmente non ha. Non con la forma pacifica. Quando siamo in contatto con la forma pacifica del Dio abbiamo certi poteri. Quando siamo in contatto con la forma adirata del Dio abbiamo dei poteri enormi, perché la forma adirata del Dio sono tutte quelle capacità, qualità, talenti che questa società ha bandito, perché ha bandito le forme più potenti dell'essere umano. E quindi noi, quando abbiamo a che fare con le forme adirate degli dei, le accogliamo, abbiamo capacità enormi che nella forma pacifica non avremmo. Non a caso è nato Magia Pratica 9. Prova provata. Quindi, ragazze mie e ragazzi, partiamo con le nostre previsioni energetiche settimanali. Dal 9 al 15 dicembre oggi vi faccio scegliere anche oggi due varianti, le potete sentire anche entrambe come un messaggio unico. Abbiamo la prima, l'oracolo dello sciamano, e poi quest'altro che non mi ricordo quali sono. Vediamo se ho il applichetto qua sotto, aspetta. No, non ce l'ho qua sotto. Vabbè, insomma, non so dove sta la scatolina di questo, però avete capito quali sono, no? Vabbè, poi quando li giriamo vedete, ok. Allora, scegliete ragazze mie e ragazzi e partiamo dalla prima variante. Allora, vediamo quali sono le energie con le quali avrai a che fare in questa settimana affinché tu possa espandere la tua coscienza e possa portare consapevolezza e trascendenza alla tua quotidianità. Quali sono le energie con le quali ti confronterai in questa settimana? Allora, mettiamo la tua energia qui, l'energia con la quale ti confronterai sotto forma di enti, entità, spiriti, dei, situazioni, persone,
e poi vediamo il collante qual è, poi ci mettiamo i tarocchi. Allora, la tua energia, l'energia con la quale ti confronterai in questa settimana, il collante, perché? Allora, andiamo a vedere, energia tua, la Pachamama, Madre Terra, bellissimo, hai una grandissima energia di resa alla Madre Terra. E qua c'è la consapevolezza, puoi avere una sensazione un po' di dolce tristezza o dolce malinconia con questa carta qui. Ti dico di accogliere questi dei perché ti stanno dando la forza di Madre Terra. Ti vedo già con energia un po' di dolce tristezza, dolce malinconia, è come se un'emozione, un Dio ti arrivasse affinché tu possa arrenderti adesso. Va bene? E la Pachamama è Madre Terra. È Madre Terra, la natura, quello che l'uomo non ha riconosciuto in qualità di divinità, di Dio, e quindi potresti provare una commozione, potresti avere delle sensazioni in questa settimana che non sai se ti stai commuovendo perché stai male o perché stai bene. Cioè, questo è il senso. È un eterno darsi quello di Madre Terra. Potresti sentire delle sensazioni di far fluire queste emozioni affinché tu ti arrenda all'amore. L'amore è il darsi, no? E darsi a cosa? Prima di tutto a queste emozioni. Ok? Vediamo con che energie ti confronterai in questa settimana. Con il coyote, ecco perché, il coyote. C'è una prova iniziatica per te in questa settimana. Mm. C'è una prova iniziatica. Il coyote, come vi ho spiegato altre volte, è l'imbroglione sacro. Sono le sfide della vita con le quali tu ti confronti per superare te stessa o te stesso. Sono volute dal tuo sposo celeste o sposa celeste o spirito guida e allo stesso tempo quello spirito guida ti accompagna affinché tu possa superarle. Potresti vedere in questa settimana delle situazioni o degli eventi accadono di cui alcune persone si possono far portavoce di questi eventi che possono farti sperimentare una certa, come dire, la mente razionale dice ma che sta succedendo? Ok? Ma che succede? Ma che sta succedendo? È una prova in questa settimana lampante, sappi che tutto ciò che vedrai questa settimana è l'opposto di quello che la mente razionale ti vuole far credere. Ecco perché ti vedo abbandonarti a delle emozioni di dolce tristezza, dolce malinconia, perché l'esterno a te, che non è mai esterno il mondo esterno, è un riflesso della tua interiorità. Tu non sei da sola, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 9, o da solo. Quello che vedi all'esterno è la proiezione dell'anima del mondo di cui tu ne fai parte. E quindi ciò che vedrai all'esterno, la tua mente razionale in questa settimana giudicherà negativo qualcosa che può vedere all'esterno. Allora a cosa ci servono le carte? A cosa ci servono i tarocchi? A avere la consapevolezza di questo, perché la consapevolezza che ti rende libera non ti fa essere vittima degli eventi, che sono enti, entità, forze, spiriti, dei, ma affinché tu ti possa alleare allo spirito del coyote e dire, ah, questa è una prova, ho capito subito, bene, fammi essere alla tua altezza. Ok? Andiamo a vedere perché di tutto questo, il collante, gli anziani, wow, wow. Ragazze mie, avete tempo fino al 14 dicembre per fare il rito degli antenati del dare il cibo, quello che di cui vi ho parlato nel video Magia Pratica 8, che trovate nella playlist L'arte sciamanica.
In questa settimana vivrai delle cose che hanno vissuto i tuoi antenati, che la tua mente razionale dirà: oh, di nuovo mi è successa questa cosa, oh, ma perché a me mi succede questa cosa? Oh, perché proprio a me? Perché? Allora, l'eterno ritorno dell'uguale, come diceva Nietzsche. Qua ci sono i tuoi avi, i tuoi antenati che vogliono che tu, che sei consapevole, pacifichi i loro spiriti perturbati. Se l'avete già fatta questa cosa, potete trovarvi ad avere, diciamo, la prova del 9 in questa settimana in tal senso. Cioè riconoscere un evento che succede come già successo dai vostri antenati, benedirlo, battezzarlo e dire: e Mao, meraviglia, è successo, e Mao, meraviglia, avete la capacità di fermare un karma in questa settimana, questo vi voglio dire. Come si ferma il karma? Si ferma quando accade qualcosa che la tua mente giudica negativa e tu dici: e Mao, meraviglia, pronunci il mantra, e Mao, meraviglia, e includi l'evento. Quando includi l'evento, tu fermi un karma perché i tuoi antenati vogliono essere pacificati e il tuo karma, che si può ripetere o può succedere qualcosa in questa settimana affinché tu possa fermare un karma, vieni sostenuta dai tuoi antenati nel riconoscere la sfida karmica e nel fare piazza pulita, nel fermare un vento del karma. Per chi non l'avesse ancora fatta, invito a fare la preghiera sciamanica che vi ho messo nelle playlist, sempre l'arte sciamanica, ma la trovate anche nella playlist delle meditazioni, perché ci sono gli antenati e gli anziani che ti sosterranno in questa settimana e sentirai la loro potenza. I tuoi avi, i tuoi antenati, i tuoi nonni, i tuoi genitori, se sono dall'altra parte del velo, dandoti idee e ispirazioni. Gli avi, gli antenati, gli anziani sono per gli sciamani gli dei. Se tu chiedi a uno sciamano cos'è per te Dio, ti dice i suoi avi, i suoi antenati. Perché gli antenati, gli spiriti degli antenati ti danno, ve l'ho spiegato benissimo nel video Magia Pratica 8, ripetiamo per sommi capi, ispirazioni, idee, forza, direzione e tu ti senti un esercito che ti sostiene e quindi nel fare tutto quello che vuoi. Ok? Quindi questa è una settimana di una prova iniziatica dove vai ad adempiere o da un lato a una situazione dove ti accorgi esattamente che la mente sta mentendo, fermi i venti del karma pronunciando il mantra Emao, meraviglia e anche Uketamo, io ti includo, oppure per chi non avesse ancora pacificato gli spiriti dei propri antenati o comunque lo stanno facendo ma c'è una prova da superare in questa settimana, basta che fate in questo modo: Emao, meraviglia, Uketamo, io includo, Emao, meraviglia. Vi ricordate la testimonianza di successo che vi ho messo in questa settimana della nostra sorella che ha avuto l'incidente mortale e appena avuto l'incidente ha ringraziato accogliendo gli eventi? Lei ha fermato un karma. Ok? Un evento che la mente poteva giudicare tragico, l'ha giudicato come benedetto. Non è l'evento in sé che conta, ma cosa tu ci fai di quella cosa, di quell'evento. Va bene? Ok, vediamo con i tarocchi cosa ci raccontano in merito. Vediamo. Mettiamoci questi. Allora, cosa accade in questa settimana? Cosa ci raccontano i tarocchi in merito? No, sai che voglio fare? Voglio metterle su queste carte qui, mi sta venendo questa ispirazione, la devo seguire. Allora, facciamo così. Allora, sulla pace mamma, per favore. Sulla pace mamma, la tua energia. Paggio di denari. Sul coyote.
Ah, ok, 10 di spade. Allora, qua c'è tu farai una proposta o fare qualcosa o vuoi fare qualcosa o in ambito lavorativo o ti proponi per qualcosa o chiedi di uscire a qualcuno o chiedi un incontro a qualcuno che sia di lavoro, relazionale, non lo so. E qua c'è un 10 di spade da questa parte, è una realtà che la tua mente razionale può giudicare negativa. Mm, la ruota. Che energia ha il coyote nei tuoi confronti? E il 2 di spade. Tu vuoi vederti con qualcuno o a livello lavorativo ricevere qualcosa, però da questa parte puoi trovare una situazione incerta e indecisa. Ok? Incerta o indecisa. Qua c'è una situazione che si è chiusa, 10 di spade, o che si chiude, che giunge a un fine e c'è una persona o una situazione che vedi indecisa, che non vedi con chiarezza, oppure una persona indecisa. Ecco perché. Perché gli anziani? 5 di bastoni, ci possono essere dei litigi o dei conflitti all'interno di una situazione in particolare, soprattutto quella descritta in questa settimana, che ti portano a invocare gli dei, gli anziani, affinché tu possa superare resistenze, paure e attaccamenti. Sì. Allora, se ci sono litigi con il tuo intorno, ci sono litigi nel tuo intorno, situazioni di tensione nel tuo intorno. Queste situazioni di tensione nel tuo intorno le hanno già vissute per la stessa emozione i tuoi avi, i tuoi antenati e ti chiedono pacificami, pacificami, ti prego, pacificami. Come lo fai? Come ti ho detto, appena arriva questa situazione, ma oh, meraviglia! Cioè tu sei il discendente consapevole a cui è stato dato l'onore di fermare i venti di un karma generazionale, familiare. Va bene? Questo mi sta dicendo questa stesa. Ok, voglio vedere adesso energia finale, quindi in questa settimana. Anzi, mettiamoci gli altri tarocchi. Voglio metterci prima questo. Energia finale in questa settimana. È piantare nuovi semi, è un'energia bellissima di redenzione finale. Piantare semi, ci sarà qualcosa di nuovo in questa settimana grazie a questa dinamica qui che ti ho detto e quindi questa è la carta della perfetta riuscita di questa situazione a tuo favore. Ok? Vediamo cosa mi dice su questa carta del piantare semi. Tre di spade, che ti ho detto? Si conclude una situazione qua. 9 di coppe. La papessa, guarda, io vedo che qua c'è un perfetto benessere ritrovato in questa settimana col 9 di coppe e la papessa una perfetta integrazione della legge spirituale dopo quello che mi vai a fare questa settimana. La papessa è una grande forza interiore, la papessa è colei che ha un grande potere spirituale, è la, diciamo, la capostipite della legge spirituale, va bene? Vedo che ci sarà un grosso benessere inerente che deriva per tre di spade di prima, no? A questa situazione qui. Questo parla di chiusura, di dolore, di elaborazione emozionale, la chiusura con qualcuno, la chiusura di una situazione o semplicemente l'elaborazione di una ferita emozionale, per dirla, per comprendere tutte le varie sfaccettature umane e dinamiche, per arrivare al 9 di coppe, un perfetto benessere personale autonomo e ti vedo molto introspettiva e circondandoti soltanto delle persone che sono affini alla tua frequenza. Ti vedo stare bene, piantando nuovi semi nel tuo benessere, nella tua pacatezza, nel tuo interiore. Ok? Wow, grande sfida, mi superi in questa settimana, bravissime le mie ragazze e i miei ragazzi. E adesso passiamo a vedere uno sguardo sull'amore. Allora, vediamo nell'amore, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno, tenendo fede alle carte principali che sono uscite, che sono, diciamo, la linea evolutiva per te in questa settimana. Vediamo nell'amore, nella fattispecie, cosa accade. Vediamo una carta di queste di oracolari.
Amore fedele. Qua abbiamo una persona che sta pensando a qualcun altro, cioè qualcun altro che sei tu. Qua c'è possibile una distanza tra te e una persona, ma qua c'è un amore radicato, è un amore fedele. C'è una persona che, qua c'è Penelope e Ulisse, no? Mm, è come se ci fosse un legame importante tra te e qualcuno, mi dicono in questa settimana, importante su cui non ci si può sindacare, cioè non devi sindacare su questa connessione, mi dicono. Per chi ha questa connessione non devi sindacare su questa connessione con la mente, perché il cuore è fedele, va bene? Per chi non ha nessuno, questa è una carta che mi sta dicendo è l'amore che a cui stai aspirando, alla tua altezza, è in costruzione nella realtà fenomenica, va bene? Ed è un amore importante. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Allora, cioè per chi non ha nessuno, il fatto che lo stai immaginando è l'immaginazione, la tua idea, sono le idee che creano. Ok, vediamo come sta la tua energia in amore, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi in amore. 8 di bastoni, 4 di spade, il matto. Ti vedo a lanciarti in un nuovo cammino, una nuova tappa arriva per te. Prendi la decisione di lanciarti in una nuova tappa relazionale o una nuova tappa della tua vita che mi parla di fede, di fiducia verso l'altro. Dopo aver meditato su cosa fare, vedo che ti lanci nella fede in una relazione o in quello che stai immaginando o verso qualcuno. Una nuova tappa. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro in questa settimana, com'è verso di te. 3 di coppe, 8 di coppe, 6 di spade. Questa persona è possibile, molti di voi voglia riconciliarsi con te o essere, è proprio sono carte di vado verso, ok? È una persona che ha una ottima energia nei tuoi confronti, 3 di coppe, vuole stare bene, celebrare, prendersi qualcosa insieme. 8 di coppe, una persona che vuole fare un cambio emozionale verso di te, viene per fare questo cambio emozionale. Il 6 di spade mi parla dello spostamento verso di te. Ok, è possibile che sia una persona amica o una persona che vuole qualcosa in più, tu ti lanci, stai pensando a questa persona per avere qualcosa in più. Vediamo un po' cosa succede alla fine in questa settimana in amore per te. 2 di spade, cavaliere di bastoni, il mondo. Ricevi una sorpresa da parte di questa persona all'improvviso. Mi parla di una persona che può stare a distanza, oppure ricevi una comunicazione su WhatsApp, su internet per un cambio, per venire, per fare qualcosa. Il mondo, queste carte di lontananza mi parlano possibilmente anche di una distanza geografica. Qua mi dice che arriva all'improvviso, non te l'aspetti, cavaliere di bastoni, qualcosa di veloce. Il mondo mi parla di una nuova tappa di successo, una cosa all'improvviso che ti farà molto piacere, questo mi dicono. Sì, o puoi conoscerla all'improvviso. Vediamo energia positiva per te in amore. 7 di bastoni, energia positiva. Se c'erano delle difficoltà, difficoltà o limiti o litigi, vengono superati, mi dice, perché il 7 di bastoni sono difficoltà, limiti, litigi, però il tuo positivo mi dice che vengono superati. Alcuni di voi si aprono al nuovo e dicono di no a questa persona, magari state conoscendo nuove amicizie, vabbè, state facendo nuove amicizie, dipende. Vediamo perché il mondo, fammi vedere una cosa. Il mago, c'è una persona assolutamente, qua c'è una persona che vuole manifestare tanto con te. Sì, alcuni di voi hanno fermato una persona e si aprono al nuovo e qua c'è una persona nuova che arriva verso di te che la conosci in questa settimana e quindi superi anche i limiti superi i limiti con questa persona mettendo limiti a un'altra che stavi aspettando, che comunque non vedo amore, ok? Però qua c'è l'opportunità per te.
si superano i limiti. Vediamo energia negativa qual è? La temperanza. Il temperanza mi parla di equilibrio, di un po' di nervosismo forse, un po' di nervosismo, di equilibrio, un po' di mancanza di equilibrio o un po' di nervosismo. Infatti qua c'è un 2 di spade iniziale, non saper che fare, ma alla fine l'equilibrio viene riportato, d'accordo? Ok. E abbiamo i segni del Sagittario, del Gemelli, Ariete, Leone, Acquario, Ariete, ma al di là del segno può essere ascendente Luna o Venere, ok? Vediamo con i miei oracoli lui-lei cosa ti dice questa persona. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Stasera faccio l'amore con te. Te l'ho detto, qua arriva all'improvviso energia passionale. Vediamo un'altra. Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. Se la conosci già questa persona si rende conto che magari lo meritava poco il tuo amore. Invece ti dice amami quando lo merito meno, sarà quando ne avrò più bisogno. C'è una comprensione che vuole, anche una riconciliazione, magari ti ha dato nervosismo, ti dice amami quando lo merito meno. Vediamo cos'altro. Amore mio, ti ho cercata per vite intere. Qua mi dice di persone che avete conosciuto già in altre vite, mi può parlare qui. E per questa persona sei la persona che ha cercato per vite intere. Ricordiamo qua abbiamo gli anziani, che mi parla di passato in termini antichi. Quindi ragazze mie, ragazzi, questo è quanto. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Mi raccomando, studiate, applicate, studiate, applicate. E vi ringrazio, grazie, grazie, grazie. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante o anche la seconda variante. Andiamo a vedere con quali energie ti confronterai in questa settimana dal 9 al 15 dicembre, ok? Per adempiere al tuo scopo divino, alla tua anima e affinché ogni tuo passo sia vissuto come un'esperienza spirituale, ok? Andiamo a vedere. Allora, metterò la tua energia, le energie o l'energia o gli eventi, l'energia degli eventi con i quali ti confronterai e poi il collante, il perché. Allora, la tua energia. Gli eventi, che sono enti, entità, spiriti, dei, numi, cioè le circostanze con le quali ti confronterai, comprensive delle persone che portano in essere quelle emozioni che vogliono venirti a trovare in questa settimana, e poi il collante di tutto. Con quali energie ti confronterai? Perché il collante? Allora, vediamo la tua energia in questa settimana. Informati meglio, la situazione richiede un approfondimento. Forse puoi avere dei dubbi su qualcosa sulla quale stai dando già per scontato qualcosa, potresti dare per scontato qualcosa che non è così, che richiede un tuo approfondimento. Magari dai per vinta una situazione o puoi dare per vinta una situazione, puoi dare per scontate delle cose, non dare mai per scontato niente. Niente è prevedibile, misurabile e governabile. La vita non è misurabile, prevedibile e governabile. Questa è un'illusione della mente. Quindi è come se potessi dare per scontato qualcosa, però richiede un approfondimento quello che puoi vivere. Andiamo a vedere con che energia ti confronterai in questa settimana, vediamo di che si tratta. Con un'energia di abbondanza. Celebra l'abbondanza, stai per entrare in un periodo fortunato, tutto brillerà di nuova luce.
Ragazze mie, qua io vedo chiaramente che darete per scontato qualcosa, una situazione, magari vi arrabbiate, vi incazzate o qualche cosa succede in questa dinamica, no? Però come vi dico sempre, accogliete gli dei. Questa sensazione, perché qua vedo, no? Un po' di malinconia, un po' di arrabbiatura, qualche cosa di questa natura qua. Ma l'energia con la quale ti confronterai, includendo gli dei, includendo l'emozione, non dando niente per scontato perché tutto cambia in un istante, usa l'energia del matto. Come vi ho raccontato in un post su Instagram, Taromantic21, il mio profilo Instagram, quando vi ho parlato del matto, c'è proprio un post sul matto, no? Tutto può cambiare in un istante, ti dice il matto. Infatti l'energia con la quale ti confronterai, avendo la fede del matto, il balzo di fede, il salto di fede, è un'energia di abbondanza, una nuova luce rispetto a una situazione un po' criptica che puoi vivere nel tuo mentale. Poi andiamo a vedere di che si tratta. Perché? Perché succede questo? Sii deciso, la situazione richiede fermezza, mantieni i tuoi propositi affinché tu stabilisca una... Qua ti viene chiesta fermezza, 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 assertività nei confronti della tua mente razionale, assertiva sulla base della fiducia, sulla base della fede in ciò che accade, assertiva, assertiva, assertivo. Quello che ti succede ti farà avere, molti di voi lo sperimenteranno, tanto poi me lo scrivete, come succede ogni settimana che mi mandate i resoconti delle stesse settimanali di tutti gli avvenimenti che sono accaduti così come ve li ho letti, ed è stupendo, è stupendo. Allora, mantieni i tuoi propositi. Qua c'è un elefante. Chi è l'elefante? È colui che ha una stazza, è massiccio, è deciso, è potente, è magnifico. Tutto quello che succede in questa settimana, affinché tu ti lanci nel salto di fede con gli eventi che succedono, comporterà una maggiore decisione. Cioè io credo in questo, io ho fede in questa cosa, proprio perché da una situazione un po' più grigia passiamo a una situazione illuminata. Questo serve a farti rinforzare la tua fede, quindi gli eventi che succederanno in questa settimana serviranno a rinforzare la tua fede. Ok? Vediamo quali sono questi eventi che rinforzeranno la tua fede in questa settimana. Ci mettiamo queste carte qua, voglio mettere. Quali sono questi eventi? Ricordiamo che l'indecisione, il dubbio ha a che fare con la mente. Cioè il dubbio non è negativo, il dubbio è qualcosa di sano. Cioè come se arriva il dubbio per farti suggellare in te la fede, mi spiego? Non è sempre negativo, Anzi, Cartesio mise in dubbio ogni cosa per arrivare alla sua centratura. Non so se avete letto il libro di Cartesio, non mi ricordo come si chiama quel libro, ho i lapsus febbriani, diciamo, con la febbre. Mise in dubbio ogni cosa, ogni costume, ogni usanza nelle città in cui andava, proprio per essere una scatola vuota e fare una sua esperienza diretta delle cose. Allora, vediamo quali sono questi eventi nella realtà fenomenica che accadono in questa settimana affinché tu possa potenziare questa fede. Cosa accade nella realtà fenomenica per le mie ragazze e i miei ragazzi? La temperanza, 10 di coppe, il re di denari. Guarda, io vedo che va tutto bene in questa settimana, specialmente in famiglia. Riceverai una grande gioia dalla famiglia, dal compagno, dalla famiglia, vedo che riceverai una grande gioia in famiglia o con le persone che tu reputi
famiglia, anche amici stretti, no? Amici, quelle anime gemelle che sono i nostri amici stretti. Vedo che c'è molto equilibrio questa settimana, la temperanza mi parla di comunicazioni di natura familiare che faranno bene, che ti faranno bene. Sì, quindi dicevi, ecco le comunicazioni esterne, mi spiego? Vediamo due altre in questa settimana. E il giudizio? Sì, telefonate ricevi, comunicazioni, una rinascita familiare, una rinascita a livello emozionale. Il mago è una chiamata in ambito lavorativo molto bella, che apre una vita di prosperità. Bellissima energia in ambito lavorativo, il mago per eccellenza la carta sul lavoro, una delle più potenti sul lavoro, poi con il re di denari, il giudizio, c'è una chiamata o una rinascita in ambito nel settore lavorativo, il mago. Una grande opportunità, re di denari, il mago, tant'è che l'energia con la quale ti confronti, magari non ci credevi, non ci speravi e stavi un po' così, è un'energia, questa che celebra l'abbondanza, stai per entrare in un periodo fortunato, tutto brillerà di nuova luce per l'opportunità nel lavoro, una rinascita, il giudizio nel lavoro. E devi essere deciso a mantenere questi propositi, perché è un'opportunità o qualcosa di bello che succede in ambito lavorativo che ne vale la pena. Magari una chiamata che stavi aspettando, non te l'aspettavi più, ecco perché c'avevi questa carta un po', vabbè, sia fatto quello che sia, però sono carte bellissime queste, assolutamente carte bellissime che mi parlano di questo, guarda 10 denari, stabilità, lavoro, economia, assolutamente sì. Vediamo. Energia positiva per te in questa settimana? La forza, sì. Ti vedo avere tanta forza, tanto coraggio, tanta anche una ripresa dello stato psicofisico, la temperanza anche sulla salute dello stato psicofisico, no? Con la forza la stessa cosa, molta energia ti vedo in questa settimana e c'è anche un recupero in ambito lavorativo. Determinazione, forza, sì, deciso, quello che accadrà ti farà avere ancora più fede, ancora più forza. La forza è la carta del cuore per eccellenza, no? Del coraggio. E quindi questo essere animata o animato da una grande forza spirituale che porta a manifestare questo evento bellissimo. In ambito lavorativo, ma vedo nella famiglia anche ci sarà gioia qui, con il tuo intorno familiare. Quale può essere la carta negativa in questa settimana? La luna, vedi le preoccupazioni che avevi. Ho un po' di nervosismo, te l'ho detto iniziale, con la prima carta tua. Un po' di nervosismo, un po' di preoccupazioni. Abbiamo la luna piena il 15 dicembre, ragazze mie, ragazzi. Quindi abbiamo un po' di emozioni in subbuglio, possiamo avere, sapete come si fa, sapete i mantra, sapete tutto. Quindi un po' di nervosismo, ma vedo che viene assolutamente trasceso. Vediamo un po', siccome qua mi marcano sul lavoro, fammi mettere queste altre sul lavoro. Mi parlano di queste novità, queste carte si possono leggere sia al contrario che normali, allora, cioè sia al dritto. Va bene, allora vediamo. Su questa rinascita con questo mago sul lavoro, su questa rinascita con questo mago nel lavoro, ecco, è caduta una da sola. La papessa, una chiamata che stavi aspettando. C'è qualcosa di prestigio per te che arriva, eh? La papessa nel lavoro è anche il prestigio, non a caso poi anche la carta numero 2, qua abbiamo l'1, e la manifestazione dei tuoi propositi in questa circostanza lavorativa. E dove c'era anche silenzio, stavi aspettando una chiamata. Vediamo ancora sul mago e sulla questa circostanza. Il papa e papessa. Succede qualcosa di importante nel lavoro, qua, ragazze mie, che ha a che fare con la stabilità. Sì, fammi vedere un'altra cosa. Anche dei... fammi vedere prima però, vediamo, un'altra.
parenti, ti stavo appena dicendo un'eredità, no eredità intesa tipo se ti devono, sei il padre dei tuoi figli o mantenimento, tutte queste cose a tuo favore, cioè va bene, c'è qualcosa di questa natura qui. Parenti, in ambito lavorativo, qualcosa che giunge che farà felice o una proposta di lavoro da parte di un parente o qualcosa nel lavoro che coinvolge i parenti comunque sia col 10 di coppe vedo che c'è gioia qua in questa settimana. Sì, una rinascita, una nuova opportunità in ambito della concretezza. E qua mi dice parenti. Qua c'è anche eredità. C'è qualcosa di prestigio, di buono, di ottimo che arriva per te nel lavoro qui. Sì. Fammi vedere un poco. Per cui avevi delle preoccupazioni, magari un po' di stress, un po' di nervi, ma vengono placati perché c'è la temperanza, equilibrio, guarigione. Appunto, c'è il matto al contrario qua, è come se ci fosse un po' di squilibrio interno che viene placato rispetto a questa condizione. Un po' non avere fede, no? E poi hai fede, te l'ho detto anche qui nelle prime carte. Ok, dai, va bene ragazzi miei ragazzi, adesso ci andiamo a fare uno sguardo sull'amore. Allora, vediamo cosa accade nell'amore in questa settimana per te, sia che tu abbia una persona in mente o che ci sia una connessione speciale, importante con qualcuno. Mettiamoci prima di tutto queste carte oracolari sull'amore. Amore per le mie ragazze e i miei ragazzi della seconda variante. Settimana che va dal 9 al 15 dicembre. C'è qualche problema qua, amore tediato. Ci sono due persone che si danno un po' le spalle, che stanno un po' sulle sue, sulle loro, un po' sulla difensiva, entrambi dandosi le spalle. C'è un po' di discrepanza qui tra magari nella necessità di intendersi. Mm. Cosa viene dopo amore tediato in questa settimana? Nausicaa. Questa è la carta di colei che trova il gusto di essere corteggiata o corteggiato. C'è qualcosa, l'energia tua cambia in questa settimana, da una situazione un po' più di che palle, infatti era questa l'energia principale tua, no? A una sensazione diversa, ha una sensazione che mi parla di essere corteggiata, essere o corteggiato, sentirsi di nuovo con una vibrazione più alta, darsi un po' di più, scoprirsi, anche questo scoprirsi, da qui che c'è il manto, no? Questo scoprirsi anche simbolo dell'apertura all'altro, della gioia di vivere. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi in merito a questo. Allora, mettiamo la prima fila, la tua. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi in amore in questa settimana? Sette di bastoni, infatti ci sono dei limiti qua, o delle discussioni ci sono state con qualcuno che generano un po' di ansia, nervosismo e poi c'è l'amore, due di coppe. Qua mi dicono che ci sono delle questioni di ansia e nervosismo dovute a una discussione che hai avuto con qualcuno che potresti avere in questa settimana. Discussione o una sensazione di un po' di nervosismo, un po' di ansia, un po' di nervosismo dovute a una discussione o a dei limiti che ci sono tra te e qualcuno. Però poi qua vedo l'amore per te in questa settimana, due di coppe. Non a caso qua cambia energia e ti senti corteggiata o corteggiato. Sì, vediamo la persona che ti viene incontro che mi dà questo due di coppe. Qual è l'energia della persona che ti viene incontro? Qual è l'energia della persona che ti viene incontro in questa settimana? 8 di coppe, 4 di bastoni. L'8 di bastoni è una persona che vuole incontrarti subito in questa settimana, che è proprio in arrivo da te. Vuole un incontro, vuole un cambio con te emozionale
E 4 di bastoni parla di un incontro che vuole in questa settimana con te. 8 di bastoni sono le chiamate, gli spostamenti verso di te. Può essere anche una persona nuova, ovviamente. Questa è l'energia. Vediamo alla fine cosa accade. Abbiamo visto le intenzioni di entrambi, vediamo alla fine cosa accade. In amore per te. L'imperatrice accipicchia 4 di spade e il mondo. Ti troverai a prendere una decisione in questa settimana tu. Qua c'è una persona con la quale ti incontri in questa settimana, però fammi vedere perché il mondo. Ok, allora per alcune di voi c'è una persona nuova in questa settimana con la quale vi troverete da Dio. Proprio ce l'hai tu nella tua energia, il 2 di coppe. E la persona con la quale tu puoi aver avuto delle situazioni difficili, limiti, confini e preoccupazioni inerenti a questo, volti le spalle a questa persona, c'è assolutamente una persona nuova, eccola, 2 di coppe nella tua energia. Tant'è che prenderai la decisione imperatrice, vuoi stabilità, vuoi quello che ti meriti alla tua altezza, tant'è che ti troverai a prendere una decisione, 4 di spade, metti il fermo o stai pensando qua che fare con questa persona che arriva da te, metti il fermo con un'altra persona, perché qua escludi 4 di coppe, rifiuti l'opportunità che c'era con un'altra persona perché c'è una persona nuova. Questo può essere già successo, per alcune di voi. Vedi, c'è il cavaliere di coppe, qua rifiuti un'opportunità o l'opportunità che era nel tuo campo energetico, la persona a cui stavi pensando, perché c'è nella tua area energetica il 2 di coppe, quindi con qualcuno. Oppure può essere che voi parlerete di alcune situazioni, vediamo cosa c'è dopo il mondo. Il 9 di bastoni metterà un po' alla prova una persona, tant'è che Nausicaa mi parla di colei che vuole essere corteggiata, di colei che no, fa un po' di lefusa, prima di dire di sì, fai un po' di, diciamo, metti un po' alla prova questa persona, però ti piace, 2 di coppe, vedi cavalieri di denari, c'è una certa lentezza a concretizzare, magari ci può essere una distanza per lavoro, che può rendere un po' insoddisfatti, però qua vedo che metterai alla prova questa persona. Vediamo energia positiva per te, in amore. 6 di bastoni, sì, successo, controllo di una situazione, controllo inteso sotto il profilo delle divinità. 6 di bastoni parla del successo per te. Nuova tappa, il matto, per molti è una persona nuova e voltate le spalle a situazioni difficili di natura emozionale. Per altri invece c'è successo nella vita emozionale, qua, 6 di bastoni, pieno successo, esito con l'imperatrice qui. Vedrà una persona volenterosa nei tuoi confronti. Vediamo energia negativa quale può essere. L'asso di spade. L'asso di spade mi parla di presa di decisioni, essere un po' indecisi, non avere un'idea ancora chiara, è quello che ti succede in questa settimana prima di dire di sì. Va bene? Vediamo perché l'asso di spade. Il carro, può essere che sei un po' indecisa per una distanza che c'è tra te e questa persona, il carro è proprio la distanza, prendi una decisione perché magari la distanza può essere un problema per te, ti può creare un po' di ansia, però nonostante un po' come dire, metti un po' di limiti, prima di prendere una decisione ti vedo prendere una decisione di successo con la persona con la quale scegli di stare, ok? Ok, vediamo con i miei oracoli lui-lei, che non lasciano spazio al dubbio. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Qua abbiamo i segni del cancro, del toro, cancro ripetuto più volte, può essere ascendente, luna, venere, ma di là del segno è questa l'energia, Vediamo. Allora, vediamo cosa ti dirà questa persona. Ti amo. Così. Ti amo. Ma il 2 di coppe è il ti amo qua, Ti dirà ti amo. Caspita.
Cosa ti dirà questa persona? Basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. Questo credo che riguarda più te come carta, che ti vedo con un po' più di energia evolutiva, diciamola così. Mm. Alla fine qua prendi una decisione in conformità del fatto che tu sei il padrone della tua anima, la padrona della tua anima, no? Sei la creatrice, il creatore indiscusso della tua realtà. Prendi una decisione senza farti scoraggiare da eventuali distanze o da eventuali situazioni di dubbi mentali. Ricordiamo qua la situazione richiede chiarezza, la tua energia, ok? Vediamo un po' cos'altro ti dirà questa persona. Ora baciami stupida, non ti fare, scusate il termine, pippe mentali, concediti a questo, insomma. Sì, no, è una bella stesa dove ti vedo forte qua. Prima di prendere una decisione metti un po' alla prova la situazione, ma vedo che te la prendi con calma tu, rifiutando tutto ciò che non è alla tua altezza, sia che si tratti di una persona e quindi ti apri al nuovo, sia che si tratti di una situazione che non fa più per te. Ci sono un po' di resistenze qui, ma poi vedo che vengono abbattute, ok? Magari non subito in questa settimana, però prenderai poi la decisione, ok? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua.